Avete mai immaginato che cosa succederebbe se uno dei gruppi K-pop più famosi dei primi anni 2000 provasse a rimettersi insieme dopo oltre 20 anni? E se invece di un nostalgico racconto sul tempo che passa ne uscisse una commedia completamente fuori di testa? Oggi parliamo di Wild Sing, il nuovo film Netflix di Song Jae-gon, con Kang Dong-won, Shin Hye-kyun, Eun Tae-go e Park Ji-yoon. Una commedia che mescola reunion musicali, umorismo surreale e nostalgia per gli albori del K-pop, ribaltando continuamente le aspettative dello spettatore. Prima di iniziare, se apprezzate il cinema coreano, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere le prossime recensioni. E adesso scopriamo insieme se Wild Sing è soltanto una divertente operazione nostalgia o se riesce davvero a trovare una propria identità. Ambientato tra il 2001 e i giorni nostri, Wild Sing segue la storia di Hwang Yong-woo, interpretato da Kang Dong-won, un giovane ballerino di breakdance che sogna di diventare una star del dance pop. Il suo talento attira l'attenzione del sedicente produttore Park Yong-woo, interpretato da Shin Hye-kyun, che lo convince a entrare nella piccola e improvvisata agenzia Yeongwoo Records. Qui Yong-woo conosce la cantante Do-mi, interpretata da Park Ji-yoon, e il rapper Sang-woo, interpretato da Eun Tae-go. Insieme formano il trio Triangle, che debutta con il brano Love Is e conquista rapidamente il pubblico, diventando uno dei gruppi musicali più popolari del momento. Mentre il successo del gruppo cresce, i Triangle devono affrontare la rivalità con il cantante Song-gon, interpretato da Ho Jun-se, le rigide strategie promozionali imposte dall'industria discografica e una serie di difficoltà dietro le quinte. Nonostante i continui primi posti nelle classifiche, il produttore continua a rimandare i loro compensi. Mentre uno scandalo coinvolge Song-gon, un'accusa di plagio finisce per compromettere il futuro della band. Le tensioni interne aumentano quando Do-mi riceve un'offerta per intraprendere una carriera solista e il gruppo si scioglie. Più di 20 anni dopo, Yeongwoo conduce senza successo un programma radiofonico, Sang-woo lavora come agente assicurativo e Do-mi conduce una vita agiata dopo aver sposato un ricco imprenditore. Quando il produttore Kong Ji-tae, interpretato da Ho Jun-so, propone di riunire i Triangle per un concerto celebrativo legato alla candidatura di Gangwon come sede dell'Expo, Yeongwoo si mette alla ricerca degli ex compagni per riportare sul palco la formazione originale. La rimpatriata si rivela tutt'altro che semplice. Ognuno dei membri ha preso una strada diversa e deve fare i conti con problemi personali e vecchi rancori, mentre il successo è ormai passato nelle mani di Na Tae-pung, interpretato da Kang Ki-young, un tempo semplice debuttante e oggi una delle celebrità più richieste del panorama musicale. A complicare ulteriormente la situazione intervengono un boss della malavita interpretato da Kim Ki-chon che pretende gli incassi del concerto e il ritorno dell'ex produttore Yeongwoo, scomparso anni prima dopo essersi appropriato del denaro del gruppo. Tra retro K-pop comedy e road movie, Wild Sing trova il proprio equilibrio nell'incontro tra nostalgia musicale e comicità farsesca. L'incipit, che cita Friend e My Sassy Girl, non serve soltanto a indicare l'anno in cui prende avvio la vicenda, ma richiama un periodo in cui il cinema stava ridefinendo l'immaginario di un'intera generazione. Ed erano anche gli anni in cui la prima ondata del K-pop consolidava la propria popolarità, facendo nascere un nuovo modello di intrattenimento destinato a segnare i decenni successivi. Da questo scenario prende forma una commedia che utilizza il mondo degli idol soprattutto come cornice narrativa. Pur lasciando emergere temi come il fallimento, il tempo che passa e la precarietà del successo del mondo dello spettacolo, Wild Sing evita di svilupparli in chiave drammatica. Song Jae-gon preferisce utilizzarli come punto di partenza per nuove situazioni comiche, mantenendo coerente il tono leggero che caratterizza l'intero racconto. Più che proporre una riflessione sull'industria musicale, ne utilizza quindi meccanismi come terreno di gioco per costruire una commedia, fondata poi sul continuo ribaltamento delle aspettative. Questo meccanismo viene riproposto con notevole regolarità. Ogni volta che una scena sembra indirizzarsi verso uno sviluppo prevedibile, la sceneggiatura devia improvvisamente, scegliendo la soluzione più assurda o inattesa. Il risultato è una comicità che nasce sia dalla battuta che dal modo in cui il film manipola le aspettative dello spettatore. Emblematica è la sequenza dell'incontro tra Yeongwoo e Do-mi. Il confronto sembra destinato a riaprire vecchi rancori. Invece la donna ammette candidamente le proprie responsabilità,
spegnendo il conflitto ancor prima che possa svilupparsi. Allo stesso modo, Seung-gon continua a oscillare tra la figura del cantante efebo e quella del cacciatore trasandato, fino al punto da non riuscire più a distinguere lui stesso quale delle due identità gli appartenga. Lo stesso principio regola molte delle gag disseminate nel film. Sang-woo trasforma perfino la vendita di una polizza assicurativa in una performance rap. Un'automobile sembra procedere senza conducente perché chi è al volante si nasconde per evitare la polizia. Un camionista si proclama fan del gruppo, salvo dimenticarne completamente il nome. Così come Triangle dimentica Nonate Pung, che pare un villain d'animazione slapstick per come subisce gli eventi. Song Jae-gon accompagna questo impianto con una regia dinamica che mantiene costante il ritmo e lascia poco spazio ai momenti di pausa. La costruzione delle gag si affida soprattutto al tempo dell'azione, al montaggio e alle reazioni dei personaggi, evitando di prolungare una situazione oltre il necessario. In più occasioni è la stessa messa in scena a generare la comicità. L'iPad che sostituisce la presenza della suocera a tavola, ad esempio, dimostra come il film sappia ricavare la risata non soltanto dai dialoghi, ma anche dalla composizione dell'inquadratura e dall'interazione tra i personaggi. A sostenere il ritmo di Wild Sing contribuisce anche il cast. Kang Dong-won, star acclamata di successi come Secret Reunion e Golden Slumber, interpreta Yeon-woo con misura, lasciando che siano gli eventi comprimari a generare gran parte della comicità. Shin Ha-kyun si conferma perfettamente a suo agio nei registri più sopra le righe, mentre Oh Jun-se sfrutta il suo alternarsi tra ruoli agli antipodi. Lung Tae-gu di My Punch Drunk Boxer e Night in Paradise, con il suo abituale tono impassibile, costruisce invece alcune delle situazioni più divertenti del film proprio attraverso il suo recitare in contrasto con la sua figura. Mentre Park Ji-yoon, già avvolto da commedia in Forbidden Fairy Tale, convince più come nuora appagata che come ex-idol pronta a prendersi una rivincita. Una caratteristica che la rende onesta nella sua ironia. Come ironico è il suo utilizzare l'iPad per mantenere la sua presenza e il controllo sulla band, così come la suocera fa con lei e con il suo giardino. La componente musicale svolge un ruolo altrettanto importante in Wild Sing. Le canzoni, i cui video divertenti, ironici e anche easy listening potete trovare qui sotto in descrizione, richiamano volutamente il sound del K-pop di inizio millennio e contribuiscono a rafforzare l'atmosfera nostalgica senza trasformarsi in semplici intermezzi. Più che inseguire le sonorità contemporanee, il film preferisce recuperare un'estetica riconoscibile, coerente con il periodo in cui prende avvio la storia. Se la comicità mantiene quasi sempre un buon ritmo, la struttura narrativa risulta invece più discontinua. L'accumulo di inseguimenti, equivoci e sottotrame finisce talvolta per diluire la progressione principale, privilegiando il susseguirsi delle gag rispetto allo sviluppo dei personaggi. È una scelta consapevole, che avvicina Wild Sing alla farsa più che alla classica commedia nostalgica. Pur senza ambire a una riflessione particolarmente approfondita sul mondo dello spettacolo, Wild Sing riesce a intrattenere grazie a un'identità ben definita e a un umorismo che trova nel continuo ribaltamento delle aspettative il proprio elemento distintivo. E voi, avete già visto Wild Sing? Vi ha conquistato con la sua comicità surreale e la nostalgia per il K-pop dei primi anni 2000? Oppure avreste preferito una riflessione più approfondita sul mondo degli idol? Scrivetemelo nei commenti, sono curioso di conoscere la vostra opinione e di discuterne insieme. Se questa recensione vi è piaciuta, lasciate un mi piace, è un piccolo gesto che aiuta tantissimo il canale a crescere. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdervi le prossime recensioni dedicate al cinema e alle serie TV coreane. Io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!